Oh, ciao ragazzi, come state? Perdonate la mia tenuta un po' troppo fresca, estiva, ma qui in Puglia ieri abbiamo toccato e superato i 40 gradi. Siamo ormai ad agosto, il periodo più caldo dell'anno, quindi dobbiamo prendere qualche accorgimento, sia per noi sia per i nostri droni, specialmente se vogliamo continuare a volare in sicurezza in questo periodo. In questo video infatti vi darò 3 utili consigli basati sulla mia esperienza per evitare di fondere il drone in volo, perché credetemi il caldo quando volate è un pericolo. Rischiate di perdere il drone, il vostro drone rischia di spegnersi in volo, di cadere il radiocomando, rischia di spegnersi lo smartphone, quindi evitiamo tutti questi problemi con dei piccoli ma utili accorgimenti. Il primo consiglio che voglio darvi è quello più scontato, ma forse anche il più utile, ed è: cercate di evitare di volare negli orari più caldi della giornata. Ad esempio ora sono le 12:30 di pomeriggio, il sole è alto in cielo, fa caldissimo, picchia forte sia su di noi sia sui nostri droni, quindi cercate di evitare il volo in queste fasce di orario molto critiche. Concentratevi piuttosto sul volo mattutino all'alba o al tramonto o di sera. Sono gli orari perfetti per volare in estate senza rischiare di fondere il drone in volo. Diciamo che con droni come il DJI Mini, comunque sotto i 250 grammi, che sono dotati di sistemi di raffreddamento per lo più passivo, volare con temperature molto alte non è l'ideale. Ho letto spesso su Facebook, nel mio gruppo, ho visto su YouTube tanti video, tanti post di gente che ha visto il suo drone cadere come una pera proprio a causa dell'alta temperatura. Non solo i DJI Mini, ma anche gli Absanzino Mini, tutti quei droni piccolini che non riescono a dissipare al meglio le alte temperature. E anche il microfono non ce la fa più, ragazzi. Il secondo consiglio che voglio darvi invece è più tecnico e riguarda le batterie dei nostri droni, che insieme all'elettronica montata sui droni stessi rappresentano la componente più delicata in questo periodo. Per quanto riguarda le batterie, ma anche l'elettronica dei droni, cercate di evitare per quanto possibile sbalzi termici, shock termici. Cosa intendo per shock termici? Beh, leggo troppo spesso in rete di dronisti che prima di volare conservano le batterie in frigo, in una borsa termica o qualcosa di simile. Voi capite bene che portare una batteria da una temperatura di 4-5 gradi a una temperatura esterna di 40 gradi e passa rappresenta uno shock termico fortissimo per le batterie, che nei casi migliori ne accorcerà la loro autonomia, la loro durata vitale, nei casi peggiori le renderà gonfie e inutilizzabili già dopo pochi voli. Quindi evitate sbalzi tecnici. Sì, tenetele al fresco, inteso tenetele all'ombra, tenetele in auto prima di volare, ma evitate borse termiche, frigoriferi e altre cose simili. Ne consegue che dovete evitare al tempo stesso di esporre le batterie direttamente al sole. Anche in questo caso rischiate di farle gonfiare, fonderle e potrebbero persino scoppiare, quindi evitiamolo assolutamente. E mi raccomando, fate riposare anche l'elettronica interna al vostro drone. Cosa significa? Beh, significa che tra un volo e l'altro, quando il drone atterra per la batteria scarica o perché avete deciso di atterrare per evitare di surriscaldarlo troppo, beh, prima di armare nuovamente i motori, mettete il drone un po' all'ombra, mettetelo in auto ma non in frigorifero e aspettate una decina di minuti prima di riattivarlo nuovamente. In questo modo l'elettronica riuscirà a dissipare al meglio il calore. Ricapitolando: 1. Cerchiamo di non volare negli orari più caldi della giornata. 2. Gestiamo al meglio sia le batterie del nostro drone sia l'elettronica montata a bordo del nostro drone. Il terzo e ultimo consiglio riguarda i sistemi di controllo radio dei nostri droni, ovvero il radiocomando, che può essere un radiocomando con display incorporato come quello del DJI Mini 3 Pro, oppure un radiocomando classico a cui va applicato uno smartphone come buona parte dei droni in commercio. Bene, specialmente in questo secondo caso, ovvero un radiocomando che richiede di
utilizzare uno smartphone per poter volare, dobbiamo stare attenti a non esporre non tanto il radiocomando, ma per lo più lo smartphone al sole. Ora ce ne sono migliaia di tipologie diverse in commercio, ma buona parte degli smartphone, se esposti al sole in questo periodo, tendono a surriscaldarsi e quindi a ridurre la luminosità del display o addirittura a spegnersi solo se esposti al sole per pochi minuti. Questo perché gli smartphone tendono a riscaldarsi tantissimo, a surriscaldarsi, e per evitare questo problema, o almeno cercare di limitarlo, in quanto se utilizziamo uno smartphone con un'applicazione pesante come quella di un drone, che può essere la DJI Fly, la DJI Go, perennemente attiva con display acceso, lo facciamo riscaldare e con queste temperature si surriscalda in un istante. I consigli che posso darvi prima di iniziare a volare sono: primo, chiudere, terminare tutte le applicazioni attive sul vostro smartphone che non riguardano il volo del vostro drone, quindi aprite il Task Manager del vostro smartphone e chiudete tutte le applicazioni che non vi servono. Secondo, cercate di non utilizzare la luminosità massima. Lo so che può essere un problema, specialmente sotto luce solare diretta, ma uno smartphone con luminosità al massimo tende a surriscaldarsi in brevissimo tempo. Potete cercare di utilizzare magari un parasole, ce ne sono varie tipologie, vi lascio qualche link qui sotto in descrizione video, che cercherà di mantenere il vostro smartphone coperto dalla luce solare. Terzo, per quanto possibile cercate di posizionarvi voi fisicamente in una zona ombrosa. Quindi non direttamente sotto la luce solare diretta, lo so può essere difficile magari se volate vicino alla spiaggia, però cercate di volare quanto più possibile posizionandovi all'ombra. Bene ragazzi, e questi sono 3 semplici accorgimenti che possono sembrare scontati, lo so, ma sono, credetemi, fondamentali per volare, o almeno cercare di volare in sicurezza con i nostri droni, che in questo periodo... Cioè ragazzi, per la prima volta mi si è spento il microfono, che ora si è riacceso, però l'ho scollegato, quindi perdonatemi se la qualità audio è un po' inferiore. Comunque si è spento per la prima volta per surriscaldamento. Nemmeno a farlo apposta, sono all'ombra, oggi sono più di 40 gradi e nemmeno lui è riuscito a reggere. Quindi ragazzi, avvicino un po' la videocamera per aiutare il microfono. Dicevo, qualsiasi, avete visto, apparecchio elettronico con queste temperature tende a surriscaldarsi e spegnersi. Può essere un microfono, può essere uno smartphone, può essere un PC, il vostro PC, il vostro portatile, quello che è, insomma. Cercate di seguire questi 3 consigli banali ma importanti per volare in sicurezza. Ok ragazzi, questo è quello che volevo dirvi in questo video. Spero che questi consigli vi siano stati utili. Fatemi sapere cosa ne pensate, lasciate un bel commento. Se avete anche voi dei consigli, fatemelo sapere, ditelo qui sotto, parliamone insieme. E se volete vi lascio un po' di link per acquistare un po' di droni che vi consiglio, come il DJI Mini 2, il DJI Mini 3, il Mini SE, e non solo DJI, credetemi, accessori, micro SD, power bank, landing pad e molto altro. Qui sotto in descrizione video offerte sul mio canale Telegram Tech Best Deals, e c'è anche il mio gruppo Facebook Droni e Tecnologia Italia. Entrate numerosi, vi aspetto, un bel like per supportarmi, condividete questo video a tutti i vostri amici e iscrivetevi al canale attivando la campanellina. Questo è tutto, io vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicts to Tech. Alla prossima, ciao ragazzi!